Ciao ragazzi, oggi vediamo il secondo video che riguarda il 50 originale su base Malossi, su carter Malossi MP1, e vedremo le lavorazioni al cilindro, qualcuna perché poi ne verranno fatte altre, e le lavorazioni agli alberi motore che sono diventati da 2 uno diverso, fatto apposta, con la spalla piena e con la spalla anch'essa piena però fatta a lama. Vi faccio vedere il video. Partiamo da qui, da due spalle a mannaia ne uscirà fuori una piena, vedete quella sacrificabile è stata tagliata, poi saldata a quella buona e poi tornita. Ecco qua, spalla piena. Questa è la spalla che raccoglie la miscela, è stata fatta a lama di coltello, scavata una sacca da piombare, le sacchette originali invece sono state forate e verranno messi dei tasselli in alluminio per tenerle alleggerite ma chiuse. Ecco qua, lì verrà l'alluminio dove ci sono i forellini. Qui mi costruisco una lamierina per chiudere il piombo, per saldarla poi per non far uscire fuori il piombo, e la spalla piena è stata forata per raccogliere altro piombo, da una parte e dall'altra, la visuale. Accendiamo la fonderia, ragazzi. Adesso squagliamo il piombo. Non respirate i vapori di piombo che sono tossici. Coltello da cucina per mescolare il piombo. Ancora ci vorrà un po' perché sono pezzi integri. Scarti, tubi in piombo che si usavano una volta nelle case. Vecchio lifestyle. Purtroppo non c'è superficie di scambio, lo dovevo fare a pezzettini, però non mi andava. La padella si inizia a fare rossa. Prossimo acquisto Old School Works, una fornace. Che spettacolo quando si scioglie il piombo, ragazzi. Noi lo trasformiamo in oro. Facciamo l'alchimia. Alchimisti di professione. Guardate la scoria. Sta sciogliendo l'amico. Siamo arrivati al dunque. Pranzo è servito? Vediamo di togliere un po' di scoria. Pieno della roba. Ma non c'è una temperatura di subero? 300 gradi fonde. No. No, no. Allora togliamo la scoria, abbiamo tolto quasi tutta. Invece l'acciaio? E l'acciaio è 1300. Immagini che delle luci là dentro. Beh, la mano è intostata. Forgiato. La sacca è stata rivestita in piombo, ripiena.
poi portata a misura, abbassata, fatto la piastrina in acciaio, saldata in seguito, questa piastrina qui, misurato il peso, mi serviva peso giù, e poi ho fatto i tasselli in alluminio ed avvitati con delle viti passanti che sono state filettate tranquillamente, con blocche filetti tenute ferme. Al cilindro è stato tagliato il collettore originale e verrà sostituito con uno più grosso da 27 esterno ed in più è stata messo saldatura per ingrossare i canali esternamente, i travasi e lo scarico, in modo da poter sfondare bene dentro e non trovarci con l'aria, va? Cioè non uscire fuori, quindi è stato saldato tutto. Purtroppo questo non è il cilindro definitivo, infatti questo è un CCO2, i cilindri già più evoluti, Piaggio. Invece purtroppo, vi ripeto, io ho utilizzato un cilindro ancora più anziano, con i canali più stretti. Però i lavori che sono stati fatti sono uguali. Vedremo poi alla fine come è venuto fuori questo cilindro qui. Stai buono. Stai buono. Ricapitoliamo, questa era la spalla aperta. È stato aggiunto materiale qui per chiuderla un pochettino e poi tutto traforato e piombato dentro alla parte interna. Qui è stata messa una lamiera a chiudere il piombo. Da qui non potrà uscire mai perché è più stretto il foro ed è incastrato. È stato fuso dentro ma è anche incastrato. Qui è più spesso, però ce la facciamo con la biella. Vedete? È un po' grezzo, ancora dovrà essere rifinito. E questo invece è l'altro. È stato fatto così. Qui ho messo l'alluminio per alleggerire, però nello stesso tempo per chiudere le sacche. E stop. Questo adesso verrà accoppiato, verrà centrato sul tornio e quant'altro. Poi ve lo farò vedere nell'altro video, nel prossimo. Invece il cilindro praticamente non è quello che abbiamo visto nelle lavorazioni, ma è simile, è sempre un cilindro Piaggio. Ho cercato di conservare il logo originale, ma non è il CCO2. Questo è uno dei primi, quelli proprio minorati, anche come canali, esternamente come carne ne abbiamo ben poche. È stato tutto pieno di saldatura per poter fare dei travasi più grandi.
e ancora verrà lavorato specialmente nei travasi. È stato pieno di saldature di qua, attorno allo scarico, e ancora c'è un foro, vedete il foro là? Perché per fare il condotto ho sforato parecchio. Questo è il cilindro, vedete i fori? Questi sono i fori. Perché questo, vi ripeto, è quello, il cilindro proprio uno dei più antichi, quelli con meno carne esterna, cioè quando si va a scavare molto si sfonda e verrà ripieno di nuovo di saldatura. Come vedete è lunga la passione ancora. Poi gli ho messo una basetta in bachelite e una basetta in alluminio da tornire all'occorrenza per abbassare o alzare il piano. È stato già fatto il piano, però potrà darsi che lo farò di nuovo, lo abbasserò. Non lo so ancora, bisogna vedere. Va bene ragazzi? Qui come avete visto è stato aggiunto materiale anche intorno, è stato adesso fatto con la moletta, spianato così, e poi verrà fatto il collettore e saldato anch'esso al cilindro. Basta, abbiamo finito così per questo video. Quindi ragazzi abbiamo visto la situazione dei lavori, sono fermi, si è fatta anche un po' di patina di ruggine sul cilindro, sull'albomotore, verrà asportata, verranno rifiniti, il cilindro ancora deve essere lavorato, però vi volevo far vedere un attimo la situazione su questo motore che sta andando a rilento perché faccio nei tempi morti, quindi ragazzi abbiate pazienza, iscrivetevi al canale e mettete like se vi piace, se no mettete dislike. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao a tutti.